Ciao a tutti dal vostro fisico e benvenuti a questo nuovo video. L'accensione di una stella è un processo che si innesca quando un ammasso gassoso, conosciuto come nebulosa, raggiunge una densità critica e innesca le prime reazioni termonucleari che alimenteranno la stella per tutta la sua vita. È proprio quando l'idrogeno del nucleo termina che la stella inizia una nuova fase della sua vita, iniziando a contrarsi sotto la spinta della forza gravitazionale e reinnescando delle reazioni nucleari con dei materiali più pesanti, espandendo così il proprio raggio fino a 1000 volte. Si è appena trasformata in una gigante rossa. Questo è proprio il destino a cui andrà incontro il nostro Sole tra circa 5 miliardi di anni, o nel 2357, stando a Starship Interstellar, un gioco di Pendragon Game Studio da 2 a 4 giocatori della durata indicativa di 150 minuti. Come avrete capito, anche oggi parliamo di fantascienza, con il nuovo gioco di Andrea Crespi e Davide Calza, che vedrà a breve la luce su Kickstarter. Quello che vi presento oggi è un prototipo del gioco base, in cui i materiali non sono definitivi. In Starship Interstellar, ogni giocatore rappresenterà una nazione mondiale impegnata a salvare più popolazione possibile prima che il Sole diventi una gigante rossa, espandendosi e inghiottendo così tutti i pianeti del sistema solare interno, inclusa la Terra. Le meccaniche alla base di questo Eurogame sono la selezione delle azioni e la pianificazione, quest'ultima particolarmente importante dato che dovremo tener conto dei costi di viaggio. Dopo questa lunga presentazione passiamo finalmente al gioco. Ricordatevi, prima di passare al video, che potete supportare gratuitamente il canale cliccando sul tasto iscriviti qui sotto e attivando la campanellina delle notifiche. Apriamo il tabellone al centro del tavolo e posizioniamo i pianeti nelle loro orbite, nella posizione indicata. Mescoliamo i token produzione planetaria relativi ai singoli pianeti e dei 10 disponibili piazziamone 4 su ognuno, riponendo l'avanzo nella scatola. Inseriamo nel sacchetto solare un numero di risorse solari variabili a seconda del numero di giocatori, ossia 6 rosse, 5 gialle, 4 verdi, 3 blu e 2 viola per ogni giocatore. Posizionate un cubetto bianco nella spirale solare e un altro all'inizio del tracciato sfruttamento solare, piazzando a fianco ad esso, nella pila Next Events, 9 token evento solare. A seconda del numero dei giocatori, se giocate in 2, 3 o 4, piazzate sulla Terra 14, 16 o 18 meeple rispettivamente, pescati casualmente. Formate due pile separate con i token satellite Trappist e punto di interesse nella zona limitrofa al tracciato di esplorazione e posizionate su di essa nella prima colonna il satellite governativo. Identificate i token Meccanismo Interstellar, che sono quelli con il retro rosso, e poneteli casualmente nello spazio dedicato ai progetti presenti e futuri, formando, con quelli con il retro blu, una pila a lato. Mescolate le tessere settore della nave e impilatele. La prima in alto rappresenterà il settore attualmente in costruzione. In ultimo, per ogni giocatore presente al tavolo, selezionate casualmente 3 gettoni azione extra e posizionateli visibili a fianco al tabellone. Ora che abbiamo fatto la preparazione relativa al tabellone, passiamo a quella per i singoli giocatori. Ogni giocatore sceglie la propria nazione, prendendone la plancia relativa e lo schermo. Riceve quindi tutta la dotazione iniziale, formata da 4 scienziati, 10 carburanti, 5 token azione e il token pass, oltre alla nave Explorer che pone sulla Terra. Posiziona infine i 6 segnalini del suo colore, uno sul valore 10 del tracciato dei punti prestigio, uno sullo 0 del tracciato reputazione, uno sul simbolo del tracciato leader dell'umanità e uno su quello leader dell'Interstellar, uno nella posizione relativa all'ordine di turno fase azioni e uno al di fuori della fase salvezza, e in ultimo, nella prima colonna della rotta verso Trappist, mette il suo token satellite. Il gioco si svolge in una serie di turni a partire dal primo giocatore. Il turno è diviso in 3 fasi. Ci sono la fase azione, la fase salvezza e la fase governativa.
Durante le prime due fasi i giocatori dovranno sfruttare i propri token per effettuare le azioni che vi sono indicate. La terza fase, quella governativa, è una fase di ripristino svolta dal governatore in carica. Vediamo tutte le fasi nel dettaglio. A partire dal primo di turno, durante questa fase, ogni giocatore deve giocare un token azione identificato dalla lettera A e svolgere l'azione relativa. Il token così giocato andrà a coprire quelli giocati in precedenza. L'unica eccezione a questa regola è se il token giocato in precedenza presenta il simbolo di infinito in alto a destra. In questo caso, invece di giocare un altro token azione, sarà possibile ripetere la stessa azione. Se un giocatore non può o non vuole giocare un token azione, dovrà giocare il token pass e porre il suo segnalino nello slot libero più a sinistra nella fase salvezza. Se un giocatore che ha passato si trova nuovamente a dover effettuare un turno, dovrà ruotare in senso antiorario il proprio gettone pass, in maniera tale da sbloccare via via ricompense maggiori. Se il token pass ha effettuato un giro completo, il giocatore potrà scegliere una delle ricompense da ricevere, dopodiché dovrà ricominciare il giro. Vediamo adesso una per una le azioni disponibili. Sfruttamento solare. Questa azione permette di pescare dal sacchetto 2 cubi e tenerne nessuno, 1 o 2. Se deciderete di tenerne, farete scendere l'indicatore di reputazione di tanti spazi quanto il valore delle risorse. Ad esempio, il giocatore russo pesca dal sacchetto 2 cubi, uno blu e uno giallo. Decide di tenerli entrambi, quindi scende di 4 più 2, totale 6 punti, sul tracciato di reputazione. La reputazione non può andare in negativo. Se sarete costretti a perdere più reputazione di quanta ne avrete, i punti eccedenti andranno rimossi da quelli prestigio. Se avete deciso di tenere delle risorse, spostate avanti il segnalino sul tracciato sfruttamento solare di tanti spazi quanti il valore totale delle risorse trattenute. Se nel farlo raggiungete lo spazio più a destra pari al numero dei giocatori, spostate l'indicatore sulla spirale solare e continuate il conteggio ripartendo da sinistra. Qualora raggiungeste il punto esclamativo sulla spirale solare, rivelate un nuovo evento solare e risolvete negli effetti. In questo caso, trovandoci nella zona verde della spirale, risolviamo il primo effetto, ossia generiamo un flare, spostando nelle celle criogeniche un meeple per ogni giocatore del colore indicato o del valore inferiore nel caso non ve ne fossero a sufficienza. Ricerche tecnologiche. Con questa azione i giocatori potranno sviluppare tecnologie relative all'estrazione mineraria, la navigazione spaziale, l'esplorazione spaziale e lo sfruttamento solare. Notate che il token presenta il simbolo di infinito in alto a destra, quindi sarà un'azione ripetibile nei turni seguenti a patto di non aver giocato altri token. Vediamo come. Tutte le tecnologie, tranne quelle salvezza, che sono indicate con una stella, sono disponibili in 3 livelli, ma la ricerca di esse dovrà sempre essere progressiva. Per ricercare una tecnologia, verificate nei requisiti e pagate il costo in risorse indicato. Prendete quindi un vostro scienziato tra quelli disponibili e ponetelo sull'icona della tecnologia studiata. Ponete adesso le risorse pagate negli spazi liberi più a sinistra del mercato o nella riserva comune, qualora il mercato fosse pieno. Una regola valida per tutto il gioco è che i pagamenti in risorse possono sempre essere fatti con risorse di valore maggiore rispetto a quelle richieste. Ad esempio, sarà possibile pagare al posto di un cubo giallo un cubo blu, senza ottenere il resto né la possibilità di sommare i valori. Lo scambio è sempre un cubo per un cubo. Produzione planetaria. Tutti i giocatori iniziano il gioco con il solo token di produzione planetaria relativo alla Terra, che vi permetterà di guadagnare 4 carburanti. Durante la partita potrete acquisire token di produzione planetaria relativi ad altri corpi celesti, dopo che li avrete colonizzati grazie alla vostra nave Explorer. Quando li attiverete, potrete attivare tutti gli edifici relativi a quel pianeta. Quando giocherete un token produzione planetaria diverso da quello della Terra, potrete spostare un cubo dal giacimento al magazzino, e se l'astronave Explorer si trova in orbita, ne potrete spostare 2, fino al massimo della capienza. Oltre a questo, potrete attivare gli altri edifici sul pianeta, partendo da quello di livello inferiore fino a quello di livello superiore. Viaggi. L'azione viaggi, anch'essa ripetibile, vi permetterà di spostare edifici e risorse all'interno del sistema solare grazie alla vostra astronave Explorer. Tale astronave ha una stiva illimitata, ma i viaggi andranno pagati tramite il carburante che vi si trova all'interno, rappresentato da cubi neri. Vediamo come calcolare allora il costo di un viaggio.
Per sollevarvi dal pianeta sul quale vi trovate, dovrete pagare un carburante. Per ogni orbita che attraversate, inclusa la fascia di asteroidi, uno ulteriore. E infine un altro per ogni cambio di quadrante. Ad esempio, il costo per muovervi dalla Terra fino a Saturno è di 7 carburanti. L'Explorer è il mezzo che vi permetterà di muovervi all'interno del Sistema Solare sia da che verso la Terra. Le uniche risorse che potrete caricare sui pianeti sono quelle disponibili nel magazzino, mentre lo spostamento di edifici sarà utile per la dismissione di questi, dato che piano piano, nel progredire del gioco, il Sole inghiottirà sempre più pianeti, e quindi sarà utile spostarli prima che vengano distrutti dal Sole. Ricordatevi infatti che l'Explorer non può essere distrutta. Una cosa alla quale prestare particolare attenzione è il costo dei viaggi. Infatti dovrete fare bene i conti sia per l'andata che per il ritorno, dato che alla fine di ogni turno i pianeti orbiteranno intorno al Sole, cambiando quindi le posizioni relative, e magari facendovi cambiare quadrante, costringendovi a spendere un carburante in più di quelli che avevate previsto. Se non potrete pagare il carburante necessario, sarete costretti a perdere 2 punti prestigio per ogni unità di carburante mancante. Come detto, l'Explorer è anche il mezzo che vi permetterà di colonizzare altri pianeti. Quando arrivate su un nuovo pianeta, pescate uno dei token produzione planetaria che sono coperti. Dopo averlo esaminato, potrete pagare 2 carburanti per ogni token aggiuntivo che desiderate pescare. Dopo averli esaminati tutti, sceglietene uno e riponete gli altri sul pianeta. I token produzione planetaria hanno tutti, chiaramente tranne quello della Terra, le immagini che vedete in questo momento. Il simbolo in alto a destra rappresenta la dimensione e il tipo di giacimento che avete individuato su quel pianeta. Quando lo rivelate, ponete tanti cubi di quel colore nello spazio giacimento. Il simbolo in alto a sinistra invece rappresenta l'ARS, ossia il sistema di ritorno automatico. Quando scoprite un nuovo giacimento, ponete all'interno della vostra riserva tanti cubi del colore indicato quanti il valore dell'ARS. I simboli in basso, in ultimo, vi ricordano che la produzione, ossia la possibilità di spostare cubi dal giacimento al magazzino, potrà essere incrementata grazie agli edifici, chiaramente alla base, e all'Explorer se l'avrete in orbita. Mercato. Anche l'azione mercato è un'azione ripetibile e vi permetterà di acquisire e vendere i cubi risorsa. Vediamo come fare. Per quanto riguarda la vendita, potrete vendere al mercato quante risorse volete, purché tutte dello stesso tipo. Quando vendete una merce, ponete le risorse che vendete negli spazi mercato e prendete il valore corrispondente in carburante. Se non ci fosse spazio per ulteriori risorse, mettete quelle che avanzano nella riserva generale. L'acquisto funziona in modo simile. Potrete acquistare solo le merci che sono al mercato, purché tutte dello stesso tipo. Il costo per esse sarà quello di mercato aumentato di 2. Facciamo un esempio. Il mercato presenta 3 risorse gialle, 3 blu, una verde e una viola. Un giocatore decide di acquistare 2 risorse gialle, il cui valore base è 2. Contando l'incremento di 2 per ognuna, dovrà pagare in totale 8 carburanti. Lo stesso giocatore, il turno successivo, decide di ripetere l'azione e vendere 5 risorse blu. Ne mette 4 al mercato e la quinta nella riserva generale, essendo il mercato pieno. Il valore base delle risorse blu è 4 e quindi il giocatore guadagna 20 carburanti. Quando tutti i giocatori hanno passato, questi guadagneranno le risorse indicate sul loro token pass. A questo punto girate i token azione dal lato indicato con la S e mettete da parte quelli di produzione planetaria. In questa fase, infatti, i giocatori andranno a contribuire attivamente alla produzione dell'astronave Interstellar e all'esplorazione spaziale verso il sistema Trappist. I token funzionano in maniera lievemente differente da quanto accade nella fase azioni. In questa fase, infatti, i giocatori potranno sfruttare i vari token per svolgere una qualsiasi delle azioni elencate, ma se effettueranno l'azione specificata guadagneranno un punto prestigio, così come ricordato sul token stesso. Vediamo anche per questa fase tutte le azioni nel dettaglio. Costruire un meccanismo interstellare. Con questa azione i giocatori potranno andare a costruire una parte dell'astronave Interstellar, guadagnando punti prestigio e avanzando sul tracciato leader dell'Interstellar. Vediamo come.
I progetti per i meccanismi si trovano nell'angolo in basso a destra del tabellone. I progetti realizzabili sono quelli presenti nella seconda e nella terza riga, ossia quelli denominati come progetti attuali e quelli a lungo termine. Notate che all'inizio della partita non saranno disponibili progetti a lungo termine. Quando vorrete realizzare un progetto, pagate le risorse indicate dal token e guadagnate i punti prestigio indicati. Avanzate inoltre di uno spazio sul tracciato leader dell'Interstellar, guadagnando gli eventuali bonus indicati. Se avete realizzato uno dei progetti attuali, fate scorrere quello che si trova nella riga superiore, ossia uno dei progetti futuri, e pescate un nuovo segnalino per riempire lo spazio vuoto. Il progetto realizzato va a colmare uno degli spazi della tessera del settore Interstellar. Se questo completa la tessera, capovolgetela e ponetela a fianco al tabellone, ponendo su di essa l'attuale governatore, ossia lo scienziato che si trova nella riga più alta del governo, il più a sinistra in caso di parità. Quando un governatore diventa in questo modo leader del settore, tutti gli scienziati alla sua destra, partendo da quello più a sinistra, potranno essere spostati verso sinistra di quanti spazi desiderano. Fornire un componente al governo. Con questa azione i giocatori potranno porre uno dei loro scienziati al governo e guadagnare importanti bonus, oltre che la possibilità di essere eletti governatori. Quando vorrete effettuare questa azione, prendete uno dei vostri scienziati tra quelli disponibili, ponendolo nella riga più bassa dove già non avete uno scienziato, e acquisite tutti i bonus dall'estrema sinistra fino alla posizione appena occupata. I bonus sono tanti e sono diversi, e per questi vi rimando all'apposita pagina del manuale. Salvare l'umanità. Grazie a questa azione, i giocatori potranno salvare un componente dell'umanità spostandolo in una cella criogenica all'interno dell'Interstellar. Come prima cosa, pagate, mettendo al mercato, la risorsa corrispondente all'umanità salvata e spostate questa nella prima cella criogenica libera a partire dall'angolo in alto a sinistra. Se così facendo andrete a occupare la 10ª cella di una riga, pescate 10 nuovi componenti dell'umanità e aggiungeteli a quelli rimasti sulla Terra. Spostate quindi il segnalino sul tracciato reputazione, aumentandolo dello stesso valore del componente dell'umanità salvato. Se così facendo arriverete al termine del tracciato, guadagnate punti prestigio per ogni punto oltre il valore massimo. Notate che se già vi trovaste al massimo di reputazione, invece, non guadagnereste alcun punto reputazione o prestigio, ma avanzereste comunque sul tracciato leader dell'umanità. In ultimo, per l'appunto, avanzate sul tracciato leader dell'umanità, guadagnando gli eventuali bonus indicati dalla posizione. Esplorazione satellitare. Questa azione permetterà ai giocatori di inviare un proprio satellite verso il sistema Trappist, dove l'umanità sta cercando una nuova casa. Effettuare questa azione è proficua non solo perché il primo che raggiunge il sistema Trappist avrà dei bonus, ma anche per quelli che potranno essere trovati lungo la strada. Lo spazio intorno alla Terra, verso il sistema Trappist, è indicato dal tracciato in alto a destra del tabellone. Per far avanzare il vostro satellite, scegliete una delle 2 o 3 caselle che si trovano alla sua destra e pagate il costo indicato nella colonna di arrivo. Spostate il satellite nella casella scelta e, se già non fossero presenti gettoni esplorazione, pescate il corrispondente token rotta satellite o punto di interesse a seconda dell'indicazione della casella. I bonus per la scoperta di un nuovo token sono riassunti sul manuale. Quando un giocatore raggiunge l'ultima colonna, ossia raggiunge il sistema Trappist, posiziona il proprio satellite nello spazio più in alto disponibile. La fase governativa rappresenta un po' una fase di ripristino, durante la quale verrà preparato il turno successivo. In questa fase, oltre ad aggiornare i vari tracciati e a disporre i nuovi meccanismi interstellari, il governatore di turno avrà la possibilità di guadagnare bonus. Vediamo tutte le sottofasi nel dettaglio. Come prima cosa, viene realizzato il meccanismo interstellare di valore più basso presente nei progetti attuali e posto sulla scheda del settore Interstellar. Se tale scheda risultasse completata, procedete come descritto in precedenza, dopodiché aggiornate i progetti attuali, facendo scorrere quello futuro e colmando il vuoto lasciato. Il meccanismo di valore maggiore tra i progetti presenti viene adesso spostato nei progetti a lungo termine e nuovamente vengono aggiornate le posizioni. Salvate un componente dell'umanità del valore minore,
spostandolo nelle celle criogeniche e fornendo al governatore la reputazione corrispondente. Aggiungete quindi un nuovo componente all'umanità pescato a caso. Il governatore muove adesso il proprio satellite senza però pagare il carburante necessario e riceve i bonus corrispondenti. Dal mercato vengono scartate le risorse presenti in maggior numero, la più cara in caso di parità. Fate avanzare l'indicatore solare di uno step sulla spirale solare e risolvete eventualmente l'evento innescato. Ogni giocatore guadagna o perde punti prestigio a seconda della sua posizione sul tracciato reputazione. Infine, fate avanzare tutti i pianeti in senso orario di uno step, ossia di un pallino, sulla loro orbita. La partita termina immediatamente se l'indicatore della spirale solare ha raggiunto la Terra, oppure se vengono soddisfatte due delle seguenti condizioni. Un satellite ha raggiunto il sistema TRAPPIST, sono stati completati 3 settori dell'Interstellar, oppure se è stata salvata l'umanità pari a una riga in più del numero dei giocatori, ad esempio 4 righe per 3 giocatori. Quando si giunge alla fine della partita, si finisce il turno fino alla fase governativa, dopodiché si effettua il conteggio dei punti. Per il conteggio finale, ogni giocatore deve far rientrare a terra l'Explorer con le normali regole di gioco sul carburante. Dopodiché, ogni giocatore converte tutte le proprie risorse in carburante secondo il valore di mercato e ottiene un punto ogni 5 carburanti. I giocatori giunti su TRAPPIST guadagnano 5 volte il punteggio indicato dalla posizione di arrivo ed il primo ne guadagna ulteriori 10. Coloro che non hanno raggiunto il sistema posizioneranno il loro satellite, incluso quello governativo, sulla prima posizione libera, guadagnando il punteggio indicato moltiplicato per il valore del carburante della colonna nella quale si trovavano. I pareggi sono risolti piazzando i satelliti sullo stesso pianeta e saltando la posizione seguente. Il gioco fornisce moltissime azioni extra che potranno essere guadagnate in diversi modi. Dato che le azioni sono molte e diversificate, per quelle e per le azioni relative alle tecnologie vi rimando alle pagine del manuale. Bene ragazzi, ed eccoci qua le mie impressioni. Allora, iniziamo col dire che il gioco mi piace, e mi piace tanto. È un Eurogame, ma è fortemente ambientato. Purtroppo non vi posso dire tanto per quanto riguarda, diciamo, i componenti, però per quello che posso vedere il tabellone è enorme ed è bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto moltissimo la possibilità di avere, diciamo, un grande tabellone relativo ai pianeti che oltretutto si muovono, quindi diciamo mi è piaciuta moltissimo la meccanica di movimento dei pianeti che quindi costringe a fare i calcoli per il carburante. Siamo lontanissimi da ciò che può essere Living Earth o Interstellar, però è una meccanica che a me piace molto, la pianificazione un pochino a lungo termine. Quindi quando vi muovete dalla Terra dovete essere sicuri di quello che state facendo, perché il problema è quello sempre di rimanere, diciamo, incagliati su un certo pianeta e poi dover pagare punti prestigio per poter tornare indietro. Questo a me è piaciuto moltissimo. Sempre rimanendo sui componenti, che ripeto, stiamo parlando di un prototipo, quindi probabilmente cambieranno, non mi è piaciuto tantissimo che i dischetti dei pianeti fossero grandi, un pochino troppo grandi, in che senso? Le orbite sono tutte abbastanza vicine, quindi se voi avete due pianeti che sono chiaramente su due orbite diverse, ma in punti vicini l'uno all'altro, si vanno un po' a sovrapporre. Calcolate che poi sopra questi dovrete metterci il token o speriamo vengano sbloccate, magari come stretch goals, non si sa ancora, le miniature dell'astronave, e quindi capite che potrebbe diventare un pochino confusionario. Quindi io spero che questa cosa qua ci mettano un pochino una pezza a livello di Kickstarter, che magari facciano o i token pianeti più piccoli o ingrandiscano un pochino, separino un pochino le orbite in maniera tale da evitare questa sovrapposizione. Poi per il resto sui componenti, ripeto, non vi posso dire tanto, c'è tanto legno perché abbiamo i meeple, abbiamo i cubetti e poca plastica, però in realtà per adesso io spero che tante delle cose che ho visto, gli edifici, l'astronave Explorer, queste cose qua vengano realizzate in plastica a livello di miniature. Sappiamo che qualche miniatura anche in un Eurogame non sta male, diciamo. E dopo aver parlato con Pendragon sono proprio contento di potervi confermare che ci saranno le miniature in plastica, quindi sicuramente avremo gli edifici come miniature in plastica, l'astronave Explorer, il satellite, per tutti i giocatori. Benissimo.
Per quanto riguarda le meccaniche, ho apprezzato moltissimo anche la parte, diciamo, di realizzazione dell'astronave Interstellar. Dunque, quando realizzate l'astronave Interstellar, voi avete questa, chiamiamola tessera a punti, ok? Dove andate a piazzare il meccanismo che realizzate. E questo mi è piaciuto perché è un po' una cosa corale, un po' come avviene in On Mars, ad esempio. Io faccio spesso paragoni in On Mars, avrete capito che mi piace molto, e qui ho ritrovato alcune delle cose che mi piacevano. Questa costruzione corale dell'astronave è stata una delle cose che ho apprezzato maggiormente. Anche se, almeno per quanto ho visto fino adesso, realizzare un settore dell'astronave non fornisce grossi bonus, ossia voi praticamente il bonus che in questo momento fornisce è togliere il governatore di turno, nel senso voi quando realizzate il vostro settore andrete a capovolgere la tessera, prendere il governatore e mettercelo sopra. Questa cosa qui può essere utile perché praticamente il governatore, come avete visto, fa quasi un turno in più, quindi guadagna parecchi bonus alla fine della alla fine di ogni singolo turno. Quindi andare a togliere il governatore di turno in questo modo, costringendo il giocatore o a rimettercene un altro, oppure rendendo un altro giocatore il governatore di turno, è un modo anche per far girare le cose e velocizzare il gioco stesso. Mi sarei aspettato però che anche chi diventa governatore avesse dei bonus. Quindi questa cosa qua mi è dispiaciuta un pochino, perché nel senso in questo momento non ha tanto senso promuovere se stessi leader dell'Interstellar. Cioè, se io sono governatore mi conviene rimanere governatore e non essere promosso a leader del settore, perché in quel modo io vado soltanto a perdere la posizione di governatore. A livello di scalabilità, dunque il gioco in 2 gira piuttosto bene, mi è piaciuto. Forse avrei fatto qualche piccola modifica, magari qualche valore di mercato, qualche cosa così, perché in 2 poi non si riesce a fare tutto. Quindi secondo me è un gioco che in 3 funziona benissimo e anche in 4. In 2 mi è piaciuto, purtroppo l'ho potuto provare soltanto in 2 in questo periodo, però magari, diciamo, da 3 in su è meglio. Per quello che ne so adesso non è prevista una modalità solitaria, però aspettiamo un secondo di vedere poi quando parte il Kickstarter che cosa ci tirano fuori. Parlando della rigiocabilità, questo titolo secondo me ha una longevità che è elevatissima, perché è quasi un sandbox. Ossia, non c'è davvero una strategia dominante con la quale giocare, diciamo, non è che dovete per forza costruire l'Interstellar o dovete per forza salvare l'umanità. Cioè, uno dei giochi che potrete fare potrà anche essere sfruttare il sole fino a quando, diciamo, questo non inghiotte i vari pianeti. Questa è una bella strategia, soprattutto se notate che i vostri avversari cominciano a costruire nei pianeti vicini al Sole. Ad esempio, costruire su Mercurio è un po' un azzardo, perché Mercurio è il primo pianeta che viene inglobato, diciamo, dal Sole nella sua espansione a gigante rossa. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta, però, diciamo, si può mettere la toppa perché si può trasportare via i propri edifici tramite l'astronave Interstellar. Però si parla sempre di pianificazione, quindi, cioè, secondo me è un bel gioco perché ci si dà tanto fastidio. L'interazione tra i giocatori è veramente elevata, più di quello che mi aspettassi, cioè più di un normale Eurogame, ecco sì. Non ha nulla a che fare, ad esempio, con Terraforming, dove uno ha questa costruzione del motore, questo engine building, dove però sostanzialmente è un solitario di gruppo. Questo, l'interazione è molto elevata e a me piace molto quando l'interazione è elevata, quindi ho apprezzato davvero tanto questa cosa qui. Bene ragazzi, io quello che volevo dirvi ve l'ho detto. Il video di oggi sostanzialmente finisce qua. Io spero che vi abbia interessato, che vi sia piaciuto, non vedo l'ora che parta questo Kickstarter perché sicuramente sarà uno dei miei acquisti di quest'anno, diciamo. Spero che negli stretch goals, io quello che spero di vedere negli stretch goals è la modalità solitario, visto che ancora la pandemia non è finita, quindi spero di vederla questa cosa qua, qualche miniatura e qualche piccolo ritocco al gameplay, ad esempio questa cosa che vi dicevo prima dell'essere nominati leader del settore, mi piacerebbe che fornisse dei bonus o perlomeno dei punti a fine partita, perché in questo momento, diciamo, serve solo per togliersi gente dalle scatole, ma promuovere se stessi leader del settore non ha gran significato. Vorrei vedere qualche micro aggiustamento grafico, perché in questo momento, se avete fatto caso, ci sono i token esplorazione e quelli punto di interesse che sono molto simili, quindi magari qualche piccolo aggiustamento grafico su questo, sui meccanismi interstellari che sì, si vedono bene, però sono un pochino anonimi,
e un pelo più di ambientazione su che cosa sono le risorse. Le risorse in questo momento sono solo distinte per colore, ci sono le rosse, le gialle, le blu, le verdi e le viola, però dato che tutto il resto è così tanto ambientato, mi piacerebbe andare a vedere che cosa sono queste risorse. Che ne so, il giallo potrebbe essere, anzi il rosso che è quello più abbondante potrebbe rappresentare l'idrogeno, il giallo l'elio e così via. Basta, questi sono gli unici dubbi che mi sono rimasti su questo gioco, che però, ripeto, mi è piaciuto un sacco. Io vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, come sempre vi invito a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il tasto lo trovate qui sotto, accendete anche la campanellina che così vi arrivano le notifiche. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.